Oggi vediamo una torcia più piccola di un accendino e che pesa meno di 50 grammi, ma che può erogare fino a 110 lumen e arrivare fino a 150 metri di distanza. Questo lo rende adatta per un uso EDC come torcia frontale, per le escursioni o per le emergenze. Stiamo parlando della Perun Mini 2 di Olight. Oggi vediamo la Perun 2 Mini di Olight nel classico colore nero con qualche dettaglio blu metallizzato. Vediamo cosa troviamo nella scatola. Per prima cosa il manuale di istruzioni, il manualetto di sicurezza con le classiche indicazioni come ad esempio non sottoporla a una temperatura maggiore di 60 gradi, non metterla vicino a fonti di calore eccetera eccetera. Caricatore magnetico USB-A, questo si aggancia magneticamente sulla coda della torcia e un piccolo LED diventa di colore rosso quando sta caricando mentre si illumina di verde quando la carica è completa. Vediamo anche il retro della confezione con tutte le caratteristiche tecniche dichiarate. Se preferite stoppate il video ma ne parleremo in dettaglio più avanti. Poi vediamo la fascia da testa, che è una fascia molto robusta e molto elastica. Il supporto della torcia si può smontare in modo da poter essere usato con altri tipi di fasce e uno zaino. Per inserire la torcia facciamo attenzione a disporre la clip nell'apposita fessura e poi la leghiamo con la fascetta elastica. Questo spazio dedicato alla clip ci dà un enorme vantaggio, infatti è possibile passare con pochi semplici gesti dalla modalità torcia frontale ad una modalità everyday carry. La clip laterale, come vediamo, è bella robusta come classico di Olight e all'occorrenza anche smontabile, anche se in realtà non ce n'è bisogno dato che in tutte le sue modalità può essere usata anche con la clip. Una volta inserita la torcia nel supporto frontale, la torcia può essere appunto ruotata liberamente in modo da poter illuminare dove vogliamo. La batteria è una 16340 da 650 mAh e 3,6 V. Ha la particolarità che viene disposta con la punta verso la coda della torcia. Inoltre la batteria, come possiamo vedere, è custom. Infatti, come classico di Olight da un po' di anni a questa parte, presenta entrambi i poli nella parte frontale e quindi avremo il polo positivo al centro e il polo negativo lateralmente, mentre nella parte posteriore è il classico polo negativo. La ricarica, come si vede nel grafico, dura meno di un'ora e la gran parte della carica viene fornita nella prima mezz'ora. La corrente assorbita è di circa 800 mAh per la maggior parte della carica, arrivando ad un picco di 900 mAh. Il pulsante di attivazione è sulla parte superiore della torcia che, come vediamo, è bello grande. Quando la torcia viene accesa compare l'indicatore della batteria attraverso questo piccolo LED. Questo LED si colorerà di verde quando la batteria è maggiore del 60% e di arancione con una batteria compresa tra il 10 e il 60%, si illuminerà di rosso quando la batteria è compresa tra il 5 e il 10%, mentre sarà di rosso lampeggiante quando la batteria scende sotto il 5%. Durante la modalità Moonlight l'indicatore resterà spento sin quando la batteria arriverà al 5%, dopodiché si illuminerà di rosso. Parliamo ora del design e del comfort della nostra Perun. La prima cosa che si nota è che è veramente piccola, quindi non è fatta per essere tenuta in mano per periodi troppo lunghi. Tuttavia, tenuta appunto con le prime due dita e col pollice disposto sul pulsante superiore per l'azionamento, non risulta così scomoda come altre torce che devono essere tenute in punta di dita. Mentre quando montata sul supporto frontale e sulla testa sparisce, infatti col suo peso inferiore ai 50 grammi non affatica il collo anche dopo qualche ora. Io infatti uso questa torcia in alternativa a delle torce frontali ben più pesanti, quindi quando la luce che vi serve non è estrema, come nel caso appunto della Armitech C2 Pro Max che arriva sino a 4000 lumen, questa è un'ottima alternativa per tutte le escursioni. Sul corpo ci sono delle zigrinature che facilitano la presa nella parte inferiore, mentre nella parte superiore abbiamo delle zigrinature un po' più ampie che aiutano a disperdere il calore, specialmente alle modalità più elevate. Quindi, come abbiamo visto, sulla parte superiore abbiamo l'interruttore di azionamento che occupa tutta la superficie, mentre nella parte inferiore abbiamo la porta di ricarica magnetica che ci permette di ancorarla saldamente a qualsiasi superficie ferrosa, e notiamo come, essendo così piccolina con una calamita così forte, non viene via facilmente neanche scotendola. Le dimensioni sono lunghezza 64 mm, il diametro della testa di circa 22 mm, mentre il diametro della coda 20 mm e il diametro della lente anche di circa 20 mm. Queste dimensioni appunto la rendono super facile da portare e l'anellino nella clip potrebbe anche essere usato per essere portata come portachiavi. Inoltre vediamo che nella parte inferiore, vicino alla porta di ricarica magnetica, anche lo spazio per appunto un anellino portachiavi o per essere usata insieme a un cordino per facilitarne la presa.
Vediamo ora l'interfaccia di funzionamento. A partire da torcia spenta, con un singolo clic si accende nell'ultima modalità utilizzata, quindi dispone di modalità memoria. Quindi un clic acceso, un clic spento. Tenendo premuto il pulsante, una volta accesa la torcia, comincerà a ciclare attraverso le modalità low, medium, high. Basterà rilasciare il pulsante nella modalità desiderata per bloccare quella modalità. Con un doppio clic, a partire da torcia accesa, abbiamo la modalità turbo. Ma questa torcia ha anche un'ulteriore modalità segreta, se così si può dire. Infatti, se facciamo doppio clic a partire da torcia spenta, entreremo in modalità luce rossa. Ecco qua. Questa luce è molto comoda quando si cammina di notte, non si vuole dare troppo nell'occhio, oppure vogliamo evitare di compromettere la nostra visione notturna. A partire da torcia nella modalità luce rossa, tenendo premuto il pulsante di attivazione, si attiverà la modalità SOS, dove la torcia comincerà a lampeggiare facendo la scritta SOS in codice Morse. Una modalità di cui ho sentito abbastanza la mancanza e che avrebbero potuto implementare col semplice triplo clic come nelle altre torce light è la modalità strobo. Infatti una torcia così piccolina, destinata comunque a un utilizzo everyday carry, deve considerare anche degli eventuali scopi difensivi. Infatti se uno ha questa torcia in tasca dovrebbe poter essere in grado di difendersi come per esempio degli animali selvatici come un cane o un qualsiasi aggressore, e la modalità strobo sarebbe stata utilissima in queste circostanze. La nostra torcia è una torcia cool white con CCT dichiarato tra 5700 e 6700 gradi Kelvin. Nella modalità turbo l'intensità dichiarata è di circa 1100 lumen, che dopo circa 2 minuti dovrebbe abbassarsi fino a raggiungere 250 lumen, dove rimane per circa 85 minuti. Nelle nostre prove possiamo vedere come la modalità turbo è durata un po' di meno, circa 1 minuto e 46 secondi, mentre una volta che la luce ha raggiunto i 250 lumen è durata più o meno quanto dichiarato, e cioè ha raggiunto gli 83 minuti contro gli 85 dichiarati. Alla fine di questi 83 minuti decresce ulteriormente arrivando a una potenza di 60 lumen, in cui dura per circa 15 minuti fino a spegnersi. Le candele dichiarate sono 5950, che le consentono di arrivare a circa 150 metri, mentre nelle nostre prove abbiamo visto 7294 candele con un CCT di 5784 e una resa cromatica di 70. Nella modalità high la potenza dichiarata è di 250 lumen, alla quale dovrebbe rimanere per 100 minuti. Le 1285 candele le consentono di arrivare a una distanza di circa 72 metri. Nelle nostre prove abbiamo visto una durata, la modalità high, di circa 93 minuti, per poi ridurre per 10 minuti a 60 lumen e poi per ulteriori 10 minuti riduce ulteriormente fino a spegnersi. Le nostre misure in candele sono di circa 1900 candele, CCT 5670 e resa cromatica 68,6. Nella modalità medium i lumen dichiarati sono 60 e la durata di 7 ore, con 330 candele che le dovrebbero consentire di illuminare fino a 36 metri. Nelle nostre prove abbiamo visto una potenza maggiore di 60 lumen per circa 6 ore e 53 minuti, un valore in candele di 430 e una resa cromatica di 71,6 con CCT 5950. Nella modalità low abbiamo una resa di 15 lumen che dovrebbero durare per 26 ore, con 81 candele e conseguenti 18 metri di distanza. Nelle nostre prove è durata circa 24 ore e 40 minuti, quindi diciamo che siamo abbastanza vicini a quello dichiarato, anche se leggermente inferiore. In questa modalità abbiamo misurato 123 candele contro le 81 dichiarate, un CCT di 5633 e una resa cromatica di 68,5. Ultima modalità è la modalità Moonlight, che con 2 lumen dura fino a 10 giorni. Il suo valore di 9 candele le permette di illuminare fino a 6 metri di distanza. Noi abbiamo misurato 11 candele con 5558 CCT e 72 di resa cromatica. Infine abbiamo la modalità Red, che con i suoi 40 lumen arriva sino a 150 minuti, cioè 2 ore e mezza, e illumina fino a 10 metri di distanza e ha un'intensità di 29 candele. Nella nostra prova questa modalità è durata 145 minuti per poi decrescere per ulteriori 10 minuti. La sua resistenza ai fattori ambientali è un IPX8, e cioè non è stata testata per le polveri, ma l'otto finale vuol dire che riesce a resistere sott'acqua a una profondità di 2 metri per circa 30 minuti. Ora vediamo come si comporta sott'acqua. Abbiamo ottenuto la torcia sott'acqua per circa mezz'ora. Come vediamo l'interruttore funziona, continua ad essere illuminata e all'interno, come possiamo vedere, non è passata neanche una goccia d'acqua, quindi possiamo dire test superato.
Per quanto riguarda il fascio luminoso, essendo una torcia EDC, ha un fascio abbastanza ampio, ma con un hotspot ben definito e una transizione graduale verso il fascio più diffuso. Se la confrontiamo con la Baton 3 Pro Max, vediamo che l'hotspot è leggermente più piccolo, e questo anche a causa della minor potenza della torcia. Comunque sia, l'hotspot è ben definito ed ha una transizione graduale verso le parti più diffuse del fascio. Inoltre non è totalmente uniforme, ma vediamo se riusciamo a vederlo, ha delle piccole discontinuità che rendono l'hotspot non perfettamente rotondo, dovute alla presenza dei LED rossi che disturbano un pochettino l'ottica. Modalità di illuminazione rossa, abbiamo un fascio sicuramente molto diffuso, ma con evidenti artefatti dovuti alla disposizione dei LED. Comunque è possibile vederli così dal vivo a distanze ravvicinate, ma in un uso reale diciamo che non si nota più di tanto. Illumina in modo graduale e per una distanza di qualche metro intorno all'operatore senza dare particolare fastidio. Ora vediamo la Perun 2 Mini. Prima cosa, modalità Moonlight. Anche qui, come vediamo, illumina appena per camminare, però diciamo che è tranquillamente usabile per camminare in campagna senza alcun tipo di problema. Non arriviamo all'altra parte della strada. Modalità minima. Sono al lato di una strada, come vedete lì si intravede la linea continua della corsia opposta, quindi saranno 5-6 metri grosso modo, ma niente di più. Modalità media, ecco, qua incomincio a vedere anche in altezza, quindi qua arriverà tranquillamente 15-20 metri, forse anche una trentina senza alcun tipo di problema. Illumina quasi, illumina sicuramente a abbastanza profondità anche da correre durante la notte. Quindi questa è la modalità media. Modalità high, eccola qua, modalità high veramente usabilissima. Questa per controllare un po' cosa c'è intorno, è veramente utile. Guardate come illumina bene. Modalità turbo, boom, e questa sì, esprime sicuramente abbastanza potenza. Per essere una torcia così piccolina, tanto di cappello, guardate, arriva quasi alla curva, qua saranno una quarantina di metri. Ora là per un 2 mini al minimo. Ora per 2 mini media. Massimo, cioè turbo, per un 2 mini turbo. Minimo per un 2 mini minimo. Medio. Medio sempre. Massimo.
e turbo.